Cucitura eseguita. Taglio a 3 mm dalla cucitura entrambe le estremità. Poi giro il tessuto sul dritto. Piego la fascia, rovescio contro rovescio e faccio coincidere la cucitura, girando i margini uno da un lato e l'altro dall'altro, in modo che così facciano meno spessore. Blocco con uno spillo, cucitura, poi faccio coincidere margini con margini e blocco con spilli. Gli spilli li metto tutti lungo il margine. Bloccato tutti i margini con gli spilli e riportato sul dritto del tessuto i marcatori che erano sul rovescio. L'estremità è la lettera E, la lettera D, lettera C, lettera B e lettera A. Misuro il margine del cartamodello e lo riporto sulla stoffa lungo tutta la fascia. Ora prendo il mio cardigan. Le lettere della fascia corrispondono alle lettere del cardigan. La lettera E è il centro dietro, la lettera B è la spalla, che corrisponde anche alla spalla del davanti, la lettera C corrisponde a questo punto del davanti, la D all'estremità del centro davanti e la lettera E corrisponde alla piega della fascia del fondo. Devo avere il punto del centro dietro, che era la lettera A, potevo segnarla prima, oppure metto cucitura con cucitura della spalla e la piega, che è la metà, il centro dietro. Devo avere il tessuto dritto che mi guarda. Posiziono la cucitura della fascia con il centro dietro, margine con margine. Primo segno che incontro della fascia con la cucitura della spalla. Blocco sempre margine con gli spilli. Il secondo segno che trovo con il corrispondente del mio cardigan. Blocco sempre con gli spilli. Il terzo segno con la cucitura della fascia e l'estremità con l'estremità, facendo attenzione che coincidano perfettamente la piega della fascia con la cucitura della fascia. La stessa cosa bisogna fare dall'altra parte, bloccando i marcatori, poi utilizzare altri spilli per bloccare i margini, imbastire sulla linea del gesso, cucire e rifinire. Cucito e rifinito. I margini interni della fascia rivolti verso l'alto e qui si possono dare 2 puntini di sottopunto. Ora bisogna applicare i laccetti. Il primo laccetto destro va messo da questa parte. Tolgo gli spilli, come mi veniva indicato è stoffa singola. Questo è il rovescio del tessuto, lo segno. Piego a metà, dritto con dritto, blocco i margini con gli spilli. Misuro il margine del cartamodello e lo riporto sulla stoffa e poi imbastisco e cucio a macchina lungo il lato lungo e questo lato corto. Cucito con punto elastico. Ora con questo attrezzo che si chiama giro spalline oppure con la spilla da baglia lo giro.
Stirare per appiattirlo. Applicare la fascetta sulla parte destra del cardigan. Viene indicato sul cartamodello il punto da applicare la fascetta. È la lettera D. La segno con uno spillo, poi giro sul rovescio e vado ad applicare il margine della fascetta con il margine della fascia. Blocco con uno spillo ed eseguo la cucitura a macchina esattamente dove avevo la cucitura precedente, qui, e poi rifinisco. Eseguo anche un'altra cucitura qui. L'accetto cucito, col filo in contrasto si vede la cucitura sulle estremità e la cucitura interna e la rifinitura. Primo laccetto applicato. Il secondo laccetto mi indica il cartamodello che è sul fianco sinistro e mi indica anche la posizione. La segno o con il gesso o uno spillo. Questo è il secondo laccetto. Su stoffa singola vado a segnare il rovescio del tessuto, piego dritto con dritto, misuro i margini del cartamodello, blocco con spilli e cucio a macchina. Poi lo giro con l'attrezzo. L'accetto cucito, girato e stirato. L'estremità non rifinita dell'accetto la vado a posizionare sul cardigan dove mi veniva indicato dal cartamodello. Lo appoggio dove c'è la cucitura del fianco, blocco con uno spillo e vado ad eseguire la cucitura a macchina 3 mm verso il dietro. Cucitura eseguita. Ecco qui la cucitura verso l'interno. Si tagliano i margini e si lasciano solo 3 mm dalla cucitura, poi si gira il laccetto verso il davanti e si esegue un'altra cucitura a 3 mm rispetto a quella precedente, facendo attenzione che i margini rimangano all'interno. L'accetto applicato, cucitura sul dritto e questo è quello che si vede sul rovescio. Ecco qua i due laccetti che chiudono il nostro cardigan. Ora manca il polsino. Ecco qui il nostro polsino. Questo marcatore, la lettera H, che è la stessa che troviamo qui, è il sopramanica. La lettera I è il sottomanica. Ci aiutano per applicare il polsino al nostro cardigan. Separo il cartamodello dalla stoffa. Prima di tutto bisogna cucire questo lato del polsino. Vado a segnare il rovescio del polsino, li separo. Questi due lati corrispondono a questi, piego dritto con dritto, blocco i margini, vado a misurare i margini del cartamodello, li riporto sulla stoffa, lungo tutto il mio lato, blocco con gli spilli, imbastitura, cucitura a macchina e rifinitura. Polsino cucito e rifinito. Lo piego a metà, rovescio contro rovescio, faccio coincidere la cucitura girando un margine da un lato e uno dall'altro, così fa meno spessore, blocco la cucitura con uno spillo, faccio coincidere margine con margine e blocco con gli spilli, trovo la lettera H che è la metà, prendo la cucitura, la piega che si forma è la metà del polsino, la segno,
Prendo la manica del mio cardigan sul dritto del tessuto, inserisco il polsino, faccio coincidere la cucitura del sottomanica con la cucitura del polsino, blocco con spilli, il segno del polsino lo unisco alla cucitura del sopramanica, blocco con spilli e unisco margini con margini, tutto attorno al polsino. Poi misuro il margine del mio cartomodello e lo riporto sulla stoffa, tutto attorno alla circonferenza, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco. Polsino cucito e rifinito. Lo giro sul dritto. Ecco qui. Si esegue la stessa cosa dall'altra parte ed il nostro cardigan è finito. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!